Vale davvero la pena spendere il doppio per avere una stampante più grande o stiamo cadendo nella trappola del più grande è meglio? Oggi analizziamo la nuova LG Jupiter 2, uscita dal mercato da pochissimi giorni e quindi con tutte le caratteristiche tecniche confermate. Vedremo quindi le scelte tecniche e il posizionamento di prezzo che fa riflettere. Cercheremo di capire se questa macchina è un investimento sensato per il vostro laboratorio o se, conti alla mano, la risposta si trova altrove. Restate con me perché i numeri dicono molto più delle immagini di marketing. Ciao a tutti! Allora, facciamo il punto della situazione sulla Jupiter 2. È stata appena rilasciata e tutti i rumors di cui avevamo discusso nel video precedente sono stati confermati. La presentazione si è concentrata molto sugli aspetti tecnici, con un video di approfondimento che mostra l'apertura completa del vano di stampa e un sistema di sostituzione del FEP davvero interessante. Mi viene un parallelismo, è come se quando dobbiamo cambiare il FEP su una stampante tradizionale andassimo dal nostro gommista di fiducia, mentre con il nuovo sistema di FEP siamo a livelli di un pit stop della Ferrari di Formula 1. Infatti si tratta di una procedura quasi automatica che rappresenta un vantaggio enorme in termini di operatività e di manutenzione della nostra stampante 3D. Passiamo però ai dati che contano per chi come noi guarda anche alla sostanza. Il volume di stampa è imponente, parliamo di circa 14,5 litri contro i 5,5 litri di una Saturn e di soli 2,6 invece di una piccola Mars. In pratica la Jupiter 2 è 2 volte e mezzo più capiente di una Saturn e circa 7 volte e mezzo più capiente di una Mars. Esteticamente poi c'è stato un salto di qualità veramente notevole. Lo sportello ha un design molto più professionale che ricorda quasi le Formlabs, allontanandosi dall'estetica puramente consumer. Ma attenzione alla risoluzione. La Jupiter 2 condivide la stessa risoluzione del display della Saturn, ma spalmandola su una superficie più grande. Questo significa che la dimensione del singolo pixel è maggiore sulla Jupiter. Quindi se andiamo a guardare al microscopio, la Saturn mantiene una densità di dettaglio superiore. Una caratteristica che apprezzo molto invece è il serbatoio per il rabocca automatico. Chi ha visto il mio video sulla tecnica delle stacking parts sa quanto sia critico esaurire la resina durante stampe lunghe e quindi dover intervenire manualmente per non far fallire tutto appunto con il rabocco manuale. Qui il problema viene risolto. L'unico rovescio della medaglia è che se cambiate spesso tipo di resina avrete 2 contenitori da pulire anziché uno, il che complica un po' la manutenzione. Non soltanto, ma anche a livello estetico, ma anche pratico, il problema risiede nel dove si trova il serbatoio per il rabocco, che non è dentro la stampante, chiuso appunto nella scatola della stampante, ma si trova all'esterno, dietro la stampante, quindi facendo occupare circa 10 cm in più alla stampante stessa. Parliamo di tecnologia. Mi ha sorpreso notare che la vaschetta oscillante che era stata presentata nei sistemi Saturn 4 non è stata implementata sulla Jupiter 2. Forse perché appunto la Jupiter 2 mi fa pensare che o è un progetto precedente alla Saturn 4 o forse una vasca così grande e pesante sarebbe stata difficile da gestire in oscillazione. Oppure, terza ipotesi, è che la LG ha deciso di abbandonare questo sistema ritornando al sistema classico tradizionale. Questo però conferma i dubbi che avevo espresso proprio su questo sistema in un video precedente in cui avevo messo in confronto la Saturn 3 con la Saturn 4. Ora veniamo al punto dolente, il prezzo e la strategia di mercato. Allora, attualmente la Jupiter 2 è in preordine con spedizioni previste dal 30 maggio 2026. Lo schema di prezzi è il seguente. In Super Early Bird, per i primi 100 acquirenti, il prezzo è di 799 euro. Terminati questi slot, avremo altri 100 slot per i successivi 100 clienti in Early Bird a 849 euro. Terminati anche questi, quindi terminati i primi 200, si passerà al prezzo standard che è fissato a 899 euro. A questo punto non possiamo che fare un'analisi costi-benefici. La Jupiter 2 costa esattamente il doppio di una Saturn 4 Ultra. Se siete dei professionisti, quindi la domanda sorge spontanea. Quindi oggi è meglio acquistare una Jupiter 2 o magari 2 Saturn 4 Ultra? Con 2 macchine infatti abbiamo ridondanza, possiamo gestire 2 resine completamente diverse
mentre facciamo due stampe in parallelo e raddoppiare anche la velocità di produzione degli ordini. Inoltre i pezzi di ricambio di una serie Saturn costano sicuramente meno rispetto a quelli di una Jupiter 2. Poi c'è il tema del software. Al momento la Jupiter 2 sembra vincolata alla LGU Satellite, ovvero il software di slicing proprietario di LGU. Sappiamo che gli ecosistemi chiusi possono offrire stabilità, ma limitare la scelta dell'utente ad un solo software, oltretutto proprietario della società produttrice della stampante, non è mai il massimo, non è mai una scelta vincente. Probabilmente è una situazione temporanea, perché probabilmente vedremo presto il supporto per C2Box e anche per l'IC come software di slicing, che sono tra i maggiori, ma è un fattore che però oggi dobbiamo considerare, perché poi non sappiamo quando questi altri software di slicing renderanno disponibile la compatibilità appunto per la Jupiter 2. Quindi oggi a chi serve davvero una Jupiter 2? Sicuramente a un professionista che ha bisogno di stampare pezzi di grandi dimensioni vicine ai quei 30 cm di massimo disponibile per la Jupiter 2. Oppure a chi ha un budget importante e che vuole una macchina dall'estetica molto bella. Per l'utente entry level sinceramente sono da sconsigliare le Jupiter 2, sia per l'impegno economico, ma anche per lo spazio che richiede nel vostro laboratorio, nel vostro studio. Io personalmente ho una Saturn 3 Ultra e mi trovo molto bene, e probabilmente non la cambierò a breve. Quindi se avessi un budget da investire, probabilmente aspetterei ad acquistare la Jupiter 2 magari qualche mese, affinché i prezzi possano scendere un pochino, oppure punterei sulla ridondanza di più macchine piccole, quindi acquistando una seconda Saturn, magari una Saturn 4 Ultra. Ovviamente se LGU è disponibile a fornirmi una Jupiter 2 in prova per fare una recensione approfondita, io sono assolutamente disponibile. Sono curioso di sapere cosa ne pensate anche voi. Fareste un upgrade della vostra Saturn 4? Vi farete tentare dal volume extra e della bellezza anche estetica della Jupiter 2, o preferite la precisione e il risparmio delle serie inferiori? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ok, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto aggiungete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video molto presto. Ciao a tutti!